Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi volevo parlarvi di una pianta interessante. Torniamo a parlare di orchidee e parliamo della Bletilla striata, questa pianta che è possibile trovare nei vivai in vasetto coltivata o addirittura nei negozi che vendono sementi, a volte in alcune buste, ad esempio quelle buste dove vendono anche i bulbi di narciso ed altro, con questi rizomi bulbosi della Bletilla striata, una pianta affascinante che ha dei fiori meravigliosi. Bletilla striata è un'orchidea che è stata descritta nel 1853. Io qui mi sono segnato alcuni appunti per non dimenticarmi sempre di dire delle cose che poi sono anche abbastanza importanti, come il luogo di origine. Il luogo di origine della Bletilla striata è il Giappone, è la Cina, Taiwan, questi luoghi in cui la pianta cresce anche ad una certa altezza. In effetti è una pianta molto rustica, una pianta che sopporta anche delle gelate. Naturalmente bisogna proteggerla un pochettino in giardino e soprattutto se coltivata in vaso, ma non portandola in un luogo riscaldato, tenendola fuori casa, ad esempio davanti ad un muro esposto a sud, sempre in esterno, proteggendo magari il vaso se c'è una gelata particolarmente forte con del tessuto non tessuto, o se coltivata in giardino possiamo pacciamare con delle foglie che magari otteniamo dal giardino stesso, un riciclo di materiale che viene sempre fatto in giardino, proprio per non avere dello scarto, perché molte cose in giardino possono essere riutilizzate, come ad esempio le foglie che cadono dagli alberi poi nel periodo autunnale. Queste sono piante rustiche, dicevo, sono piante decidue. Quando arriva poi l'autunno cominciano a perdere le foglie, spariscono, rimangono dormienti al di sotto della terra e rispuntano poi in primavera con la nuova vegetazione e la fioritura. È una fioritura solitamente primaverile. E sono piante abbastanza facili da coltivare. Queste sono piante che hanno un rizoma bulboso che cresce, si allunga, crea nuovi esemplari. Noi possiamo mettere un rizoma nel giardino e dopo diversi anni otteniamo un cespo di piante. Io ne avevo messe uno o due nelle vicinanze del banano, poi purtroppo il banano che si espande per sua natura con nuovi polloni ha colonizzato anche l'area delle bletille e loro sono andate un po' in sofferenza, infatti negli ultimi anni non fiorivano più bene, così ho deciso di spostarle. Le foglie di queste piante possono arrivare a 60 cm di altezza, larghe 5-6 cm, e la fioritura ha questo lungo gambo che porta a questi bellissimi fiori rosa al termine appunto di questo gambo fiorifero. In natura ci sono diverse specie di Bletilla che possiamo osservare. In coltivazione queste specie sono state portate, appunto, come dicevo, in coltivazione per essere poi distribuite, commercializzate e possono colonizzare praticamente ogni giardino. Forse i giardini un po' meno adatti per la Bletilla sono quelli forse dell'Italia del Sud, che hanno dei suoli molto sabbiosi, c'è tantissima siccità e un sole, scusate, abbastanza potente. Allora in quei casi, se vogliamo coltivare nei giardini del Sud Italia, possiamo mettere in una situazione un po' più ombreggiata e un po' umifera, un po' umida, perché sono piante che comunque di acqua ne vogliono abbastanza. Tra le specie che possiamo trovare in vendita, che si trovano anche in natura, che sono veramente bellissime, c'è la Bletilla striata, la classica Bletilla venduta nei vivai e nelle fiere e nei negozi, che tra l'altro ha anche una variante con un fiore bianco e quindi possiamo mescolare i fiori rosa con quelli bianchi per ottenere un effetto ancora più scenografico. Altrimenti c'è la Bletilla formosana oppure la Bletilla ocracea, che ha una caratteristica unica, che è quella di avere il fiore giallo, quindi l'unica Bletilla che ha il fiore giallo. Adesso io ho tolto le mie piante già al di sotto del banano, perché veramente le stava coprendo con le sue foglie, anche con questa crescita di fusti molto grandi che ha il banano, e quindi ho deciso di spostarle in una zona diversa proprio per permettere a queste piante di crescere meglio, e quindi una zona assolutamente più soleggiata, perché erano sempre in ombra sia al mattino che al pomeriggio. E in effetti negli ultimi 2 anni, con la crescita enorme del banano, queste piante hanno cominciato a soffrire un po' e ho deciso di spostarle. Lo sto facendo adesso che siamo a novembre, i primi giorni di novembre,
È uno spostamento che si può fare anche in inverno, ma sarebbe più consigliabile la primavera, solo che in primavera c'è il rischio di rompere le nuove vegetazioni che partono, che partiranno poi in primavera, che rimangono dormienti anche loro, con il rischio poi di danneggiarle e in primavera non avere un effetto bello della pianta, di crescita e di fioritura. Io ho deciso di farlo adesso questo spostamento perché per via dei miei impegni non riesco a occuparmi tantissimo del giardino e quindi ne approfitto perché poi so che rimarranno lì ancora per qualche anno e quindi non mi godrò i loro bellissimi fiori. Quindi vi faccio vedere adesso ciò che ho tolto dalla terra. Non sto lì a farvi vedere come togliere queste piante perché basta scavare, sollevare il tutto, il cespo proprio di Bletilla, ma vi faccio vedere due cespi che sono riuscito ad ottenere e delle piccole divisioni che poi pianterò intorno in questa nuova zona del giardino dove spero di garantire a questa pianta una buona illuminazione e soprattutto una buona coltivazione per vedere i suoi bellissimi fiori. Poi parliamo anche della coltivazione, adesso andiamo a metterle in terra. Eccomi qua con le divisioni che io sono riuscito a ottenere dalle mie Bletilla, ovvero una divisione, questa è la seconda che non voglio rompere proprio perché potrei ancora tagliarla magari a metà per ottenere più piante, ma io voglio tenerla così perché è stata una divisione dell'altra, quindi si sono divise in due e quindi le tengo così, anche perché come potete vedere ci sono tutte le nuove crescite, queste non devono essere danneggiate, che saranno quelle che porteranno foglie e fiori poi in primavera, quindi attenzione a non danneggiare queste parti che sono molto ma molto delicate. Sono i nuovi getti. In più ho ottenuto anche delle piccole divisioni che sono queste con piccoli esemplari di Bletilla striata, piccoli rizomi che andrò anche a sistemare in questa buca. Adesso andiamo a sistemarle all'interno della nuova buca in una nuova posizione qui in giardino. In questa parte del giardino al mattino hanno il sole che arriva veramente pieno fino a circa mezzogiorno, delle prime ore del mattino fino a mezzogiorno. Dopo con il glicine e il gazebo metteranno poi in ombra con nelle ore molto forti diciamo di sole queste piante, in modo che rimangono con un'illuminazione veramente molto buona, diffusa e non soleggiata ma un'ombra veramente luminosissima e in questo modo queste piante crescono bene perché sono piante che hanno bisogno anche di acqua in primavera ed estate, bisogna bagnarle, quindi se le sistemiamo in un luogo assolato tutto il giorno le bagnature saranno frequentissime, quindi ci sarà tanta acqua da investire per poter bagnare bene queste piante e automaticamente soffriranno anche queste temperature altissime. Sono piante che sopportano, comunque sono rustiche, sopportano anche condizioni estreme di coltivazione, ma per ottenere il meglio bisogna imitare un pochettino il luogo di origine da cui provengono queste piante. Adesso andiamo a sistemarle nella buca che ho scavato e così avrò in giardino una nuova piccola aiuoletta di Bletilla striata, un'orchidea bellissima. Quello che dobbiamo fare quando sistemiamo la Bletilla striata in giardino è creare comunque nella buca una sorta di drenaggio perché sono piante che non amano comunque i ristagni idrici. Quindi ho sistemato del lapillo vulcanico, avevo ancora un sacco di lapillo vulcanico, in modo da creare un po' di drenaggio dato appunto da questi sassolini che permettono all'acqua di defluire, anche perché io qui in giardino ho un terreno particolarmente argilloso, quindi tende a trattenere troppo l'acqua. Lo stesso lapillo l'ho mescolato poi un po' qui alla terra che aggiungerò poi sopra i cespi di Bletilla striata in questo modo da dargli un composto, un terriccio adatto. Volendo sono piante che si possono coltivare anche con l'utilizzo degli inerti, quindi in pomice, lapillo, ceramis o ceramis, non so bene come si pronuncia, possono essere coltivate anche in questo tipo di terriccio con un 20% circa di terreno organico che può essere appunto il terreno argilloso del giardino. Però una coltivazione di quel tipo vuol dire bagnarle veramente tantissimo. Io ho notato che crescono bene anche in terreno argilloso, le mie erano state piantate praticamente nel terreno senza inerti e sono cresciute abbastanza bene, sono piante adattabili. Quindi il tipo di terreno che possiamo utilizzare è veramente vasto, anche un terreno sabbioso con l'aggiunta di un buon materiale organico. Si può aggiungere anche della torba perché sono piante che gradiscono anche una leggera acidità,
del terriccio, e io un po' di torba l'ho aggiunta in questo cumulo di terra che andrò poi a sistemare sopra le divisioni. Allora, sono piante che devono essere piantate non tanto in profondità, cerchiamo di tenerle, non lo so, un 4-5 centimetri al di sotto del terreno, non andiamo tanto in giù, perché sono piante che crescono abbastanza superficialmente. Infatti per poter toglierle dal terreno ho scavato veramente poco, è venuto via tutto il cespo. Come vedete sono piante che hanno radici che crescono proprio a livello del terreno e anche sotto si distribuiscono nella terra proprio per tenere ancorata la terra al terriccio, ma più che altro sono abbastanza superficiali. Quindi ci teniamo sui 3-4 cm di profondità. Adesso io qui ho scavato un po' di più, quindi vado ad aggiungere un po' di terriccio proprio per tenerle un pochettino sollevate. Vado a compattare un pochino e vado a sistemarmi le mie piante sempre molto delicatamente. In questo modo vado a sistemare anche l'altro cespo un po' in lontananza, in modo che possano poi aumentare di volume, moltiplicarsi e occupare lo spazio. Ok, e le piccole divisioni vado a sistemarmele poi proprio ai margini del terreno, della buca, scusate. Così avrò un bel cespo di bletilla. Adesso vado a sistemare il terriccio mescolato con lapillo, torba e perlite per garantire sempre un buon drenaggio. Dopo l'aggiunta del terreno andrò a sollevare leggermente i cespi di bletilla. Questo perché li scuoterò un pochettino per far entrare proprio il terriccio proprio all'interno dell'apparato radicale, come per dargli l'impressione di non essere state spostate, quindi ogni radice sarà in contatto con il terriccio, sempre in maniera molto delicata. E adesso posso finire con l'aggiunta di altra terra in modo da garantirgli la loro profondità ottimale di coltivazione. Dopo l'impianto, se andiamo verso l'inverno, non è un impianto primaverile ma è autunnale questo, che cosa farò? Andrò a sistemare un po' di pacciamatura per proteggere comunque la pianta, visto che è stata spostata in un periodo che va verso il freddo, quindi potrebbe patirlo magari il freddo proprio per via dello spostamento. Quindi una buona pacciamatura, posso utilizzare delle foglie che raccolgo qui nel giardino. Io ho potato il mio ginepro strisciante e quindi utilizzerò proprio i suoi rami della potatura, anche perché poi seccandosi farà cadere tutti gli aghi e questo permetterà anche un'aggiunta di materiale organico poi al terreno. Credo che possa fornire anche una sorta di acidità al terreno in più. Non so bene se il ginepro è una pianta che può fornire un po' di acidità, ma sicuramente del materiale organico che poi andrà nel terreno e porterà poi dei nutrienti tramite questi piccoli aghetti, queste piccole fogliettine che sembrano degli aghi perché punge particolarmente. Porterà appunto qualcosa al terreno che può servire alla pianta. In più, come utilizzo comunque principale, è quello proprio della pacciamatura e di protezione invernale alla nostra bletilla striata. In questo modo, magari poi ne aggiungerò altra nei prossimi giorni, un po' di pacciamatura per proteggere per bene questa bellissima pianta. Adesso possiamo spostarci per parlare della coltivazione della bletilla striata. Parliamo un po' di acqua, bagnature, illuminazione e temperatura per capire come coltivare bene questa pianta quando partirà poi in primavera.
Ok, la bletilla striata è stata sistemata in questo piccolo angolino del giardino, adesso possiamo parlare un attimo sulla sua coltivazione. Allora, la bletilla striata è un'orchidea, come dicevo, rustica, perde le foglie e va in riposo in inverno. Quindi la temperatura che può sopportare questa pianta va dai 25 gradi, 30 gradi e può sopportare anche meno 10, meno 15 gradi. Volendo possiamo, come abbiamo visto nel video, pacciamarla per prepararla poi al riposo invernale con una pacciamatura che protegge un po' il terreno da un freddo eccessivo. Come terreno, ne ho parlato prima un po', possiamo utilizzare un qualunque, se vogliamo coltivarla in vaso, un qualunque terriccio che possiamo acquistare nei garden center. Io ho aggiunto in questo caso anche un po' di terriccio per acidofile per aumentare un pochettino l'acidità della terra. Se la vogliamo appunto coltivare in vaso utilizziamo un terriccio per piante d'appartamento, possiamo mescolare all'interno anche della perlite per favorire sempre il drenaggio, perché è molto importante comunque nella coltivazione delle orchidee, il drenaggio. Hanno radici che sono abbastanza robuste ma possono anche essere delicate in caso di marcescenze, in caso di ristagno soprattutto idrico, quindi bisogna garantire a questa pianta sempre il defluire dell'acqua all'interno e un composto umido in primavera ed estate. Può essere utilizzato, come dicevo, anche un composto a base di inerti, pomice, lapillo, ceramis, mescolate all'interno con l'aggiunta di un 20% di terriccio organico, ma in questo caso potrebbe essere adatto forse di più nella coltivazione in vaso perché può essere seguita di più la pianta con le bagnature, perché quello è un composto che tende ad asciugare abbastanza velocemente. Dopo parliamo del fabbisogno di acqua della bletilla striata. Oppure possiamo utilizzare, nel mio caso, se la vogliamo mettere in giardino, abbiamo un terreno argilloso, possiamo mescolare nella buca il terreno argilloso con una buona dose di perlite o di lapillo vulcanico, ad esempio, sempre per favorire un drenaggio. Sono piante che si adattano comunque ai suoli dove le mettiamo in giardino, sono piante rustiche, sono piante resistenti. Quello che mi fa pensare un po' è un terriccio particolarmente sabbioso che potrebbe dare proprio dei problemi di aridità e quindi bisognerà intervenire spesso con le bagnature oppure modificando proprio la zona in cui è stata piantata l'orchidea, in modo da modificarlo con una buona aggiunta di terriccio organico e garantirgli anche un po' di nutrienti, perché sappiamo che un terreno sabbioso ha meno nutrienti di un terreno ad esempio come quello del mio giardino, che è un terreno argilloso, quindi tende a trattenere anche tanto l'acqua ed è abbastanza pieno di nutrienti che possono servire alla pianta per svilupparsi bene. Quindi coltivazione sia in vaso che in terra con diversi tipi di terriccio. Le temperature l'abbiamo detto. Per quello che riguarda invece le bagnature, queste sono piante che in autunno e inverno devono essere bagnate poco se messe in giardino, perché ci pensano le piogge, ci pensa il freddo mattutino, l'umidità atmosferica a volte bagna il primo strato superficiale del terreno, quindi tiene abbastanza umido anche quello lì al di sotto, mentre in primavera ed estate bisognerà intervenire poi con delle bagnature. Non sono piante acquatiche, quindi non vanno bagnate tantissimo, ma quando ci accorgiamo che la terra è particolarmente secca e non piove da qualche giorno, facciamo una buona bagnatura alla buca dove coltiviamo la nostra pianta, in modo da garantire a questo terreno sempre una sorta di umidità che permette alle radici di svilupparsi al meglio. Quindi bagnature dalla primavera fino alla fine dell'estate, soprattutto quando ci sono, magari un po' più frequenti, quando ci sono giornate particolarmente calde e se la pianta è stata coltivata sotto un sole cocente, diciamo. Per quello che riguarda l'illuminazione ci sono dei pareri un po' discordanti. Se andiamo su internet possiamo vedere che ci sono dei siti che consigliano la coltivazione in un'ombra luminosa, ci sono dei siti che consigliano la coltivazione al sole pieno, perché dicono che resistono anche al sole pieno. E quindi possiamo fare degli esperimenti, possiamo dividere i nostri cespi di bletilla striata e magari coltivarne una parte al sole e una parte in un'ombra un po' più luminosa o un'ombra magari un pochettino più fitta e vediamo in base alle due piantagioni come si sviluppano le piante, in modo da vedere un attimino la pianta come cresce. Oppure se abbiamo una singola pianta di bletilla striata, sicuramente una posizione soleggiata soprattutto al mattino, una piena luce del mattino. Mi danno l'impressione di essere piante che crescono molto bene con la luce del mattino, che gradiscono questo inizio di illuminazione che poi prosegue fino a mezzogiorno, l'una, per andare poi in ombra nelle zone
particolarmente esposte. Magari possiamo piantare le nostre bletilla al di sotto di qualche albero con delle foglie non particolarmente fitte che faccia filtrare sempre un po' di luce solare. Quella secondo me sarebbe la condizione adatta. Qui nel mio giardino purtroppo ho un problema, che non ci sono molte zone di ombra. L'unica zona d'ombra abbastanza larga dove posso sistemare delle piante un po' che gradiscono quel tipo di ambiente è la zona del banano, perché lui veramente fa ombra dappertutto intorno a sé con le sue lunghe foglie che mettono in ombra il terreno. Però quella zona è particolarmente occupata da tante piante che ho messo in questo periodo. Adesso, avendo tolto la bletilla, posso portare qualcosa di nuovo dove ho tolto la bletilla striata. E quindi come illuminazione diciamo tanta luce. Le orchidee sono piante che richiedono tantissima luce. La bletilla anche è una pianta che gradisce una buona illuminazione solare, nelle ore più calde magari una leggera ombreggiatura. Volendo possiamo anche sistemare al di sopra della coltivazione della bletilla una struttura con una rete ombreggiante per le ore più calde. Quella potrebbe essere anche una soluzione. A me non piace tanto vedere strutture in giardino, ne ho qualcuna per quello che riguarda l'orto, però non gradisco molto vedere le piante chiuse all'interno di un ambiente, come ad esempio non sopporto la chiusura all'interno di una serretta d'appartamento con delle piante tropicali all'interno. Mi sembrano veramente tanto costrette, un ambiente artificiale proprio costruito per farle crescere bene, ma piante che non potranno mai essere al meglio del loro sviluppo, perché molte piante crescono con delle foglie particolarmente grandi. La bletilla arriva a 60 cm come lunghezza delle sue foglie, che ricordano un po' quelle dei gladioli. Per quello che riguarda la concimazione, possiamo concimare le nostre bletilla striata all'impianto, magari con una dose di sal-lattico pellettato che fornisca un buon nutriente, altrimenti possiamo utilizzare dei concimi sia per piante d'appartamento o concimi appositi per orchidee da somministrare poi durante la stagione vegetativa per portare questa pianta poi ad un buon sviluppo. Ultima cosa, la moltiplicazione. La bletilla striata, l'abbiamo visto, è una pianta che deve essere moltiplicata tramite la divisione dei cespi, quindi possiamo rompere questi cespi, tagliarli e dividere e avere più piante distribuite anche in più zone del giardino, oppure come nel mio caso dovevo spostare questo cespo, si è rotto a metà quando io l'ho tolto dalla terra e quindi ho avuto queste due divisioni e ho voluto mantenerle sempre vicine. Sono sempre cresciute insieme in questi 4 anni di coltivazione, non benissimo per l'ombra del banano, però mi piaceva l'idea comunque di tenerle un po' tutte vicine e non separarle. La separazione, no? Questa cosa che a volte per noi magari essere separati da qualcuno a cui vogliamo bene è una cosa abbastanza dura da accettare, e a volte penso che anche le piante quando crescono bene insieme crescono sempre bene, e le piante sono comunque sempre in contatto tra di loro tramite le radici, e quindi una pianta è qui, un'altra pianta è a qualche metro di distanza, comunque in qualche modo tra di loro si parlano sottoterra, e quindi mi dà da pensare che tante volte dividere le piante per sparpagliarle un po' per il giardino è un po' come dividere questo gruppo di amici, e questa è una cosa che non mi piace tanto fare. Bene, io penso di aver detto tutto per quello che riguarda la bletilla striata. Le foto che vedrete in questo video della fioritura sono fotografie che ho preso da Pixabay. Metterò poi i ringraziamenti della persona che ha pubblicato gratuitamente queste foto su Pixabay per poterle utilizzare appunto in video o in blog magari dedicati al giardinaggio. Quindi un ringraziamento va anche a questa persona, che citerò poi il nome alla fine del video. Io con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao e grazie.